Prima di iniziare ti avviso. Queste 10 domande sembrano facili, ma sono proprio quelle che fanno sbagliare molti candidati all'esame. In ogni domanda c'è una trappola, un segnale simile, una parola ingannevole o una regola che molti confondono. Guarda il video fino alla fine, perché ti spiegherò non solo la risposta corretta, ma anche l'errore da evitare per non cadere nella stessa trappola all'esame. Ora prova a rispondere anche tu. Vero o falso? Vediamo quante ne riesci a fare senza sbagliare. Il segnale raffigurato può essere preceduto dal preavviso di fermarsi e dare precedenza. Falso. Qui molti confondono questo segnale con lo stop. In realtà è il segnale di dare precedenza. Bisogna rallentare e fermarsi solo se arrivano veicoli sulla strada che si incrocia o sulla quale ci si immette. La trappola è pensare che sia preceduto dal preavviso di fermarsi e dare precedenza, ma quello riguarda solo lo stop. Ricorda, triangolo rovesciato significa rallenta e dai precedenza, non fermati sempre. Il segnale raffigurato preannuncia un eventuale transito di filobus. Falso. Occhio a questo errore. Il segnale non riguarda i filobus, ma una linea tranviaria in attraversamento. Può quindi passare un tram non regolato da semaforo, al quale bisogna dare la precedenza. Il tram viaggia sui binari, mentre il filobus circola su gomma ed è alimentato da una linea elettrica aerea. Quando vedi questo segnale rallenta, controlla bene e non intralciare il tram. In presenza del segnale raffigurato, un autocaravan di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non può sorpassare veicoli a motore. Falso. Non cadere in questa trappola. Questo divieto non riguarda tutti i veicoli pesanti. Vale solo per i veicoli adibiti al trasporto di merci con massa superiore a 3,5 tonnellate. Un autocaravan con massa superiore a 3,5 tonnellate trasporta persone, non merci, quindi non rientra in questo divieto. Ricorda, qui conta la categoria del veicolo, non solo il peso. Il segnale raffigurato presegnala la progressiva chilometrica, oltre la quale è obbligatorio l'uso delle catene. Falso. Questo segnale viene spesso letto nel modo sbagliato. Non è un semplice preavviso, è un obbligo immediato. Da quel punto possono circolare solo i veicoli con catene montate sulle ruote motrici oppure con pneumatici invernali idonei. Non bastano gomme in buono stato se non sono adatte a neve o ghiaccio. Dopo questo segnale servono catene montate o pneumatici invernali, altrimenti non si prosegue. La striscia trasversale continua in figura indica che è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli provenienti sia da destra sia da sinistra. Falso. Il dettaglio importante è questo. La linea non decide da sola la precedenza. La striscia trasversale continua indica il punto in cui fermarsi quando c'è un obbligo di arresto, come in presenza di semaforo rosso, di un agente che impone l'alt o del segnale di stop. La trappola è pensare che imponga automaticamente di dare precedenza a destra e a sinistra, ma la regola dipende dal segnale presente. Ricorda, linea trasversale continua significa punto di arresto, mentre il dare precedenza è collegato ai triangoli bianchi. Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può proseguire diritto, dando però la precedenza ai pedoni. Falso. Questa domanda prova a farti cadere sui pedoni. Con il verde si può passare e, se si procede diritto, normalmente si segue il flusso autorizzato dal semaforo. La precedenza ai pedoni riguarda soprattutto le svolte, quando si attraversa il loro percorso, oppure quando i pedoni sono già impegnati sull'attraversamento. Il verde permette di passare, ma non autorizza mai a guidare senza controllare.
Il segnale raffigurato si trova su strade extraurbane principali. Falso. Attenzione al pannello blu. Non indica automaticamente una strada extraurbana principale. Il segnale indica la fine del centro abitato, quindi si sta uscendo dal tratto urbano. La trappola è pensare che il blu identifichi il tipo di strada, ma qui indica località e distanze. Ricorda, nome del centro abitato barrato significa fine del centro abitato. Il delineatore raffigurato si può trovare anche per evidenziare deviazioni o strettoie della carreggiata. Vero. Non confonderlo con un pannello distanziometrico. Questo è un delineatore complementare e serve a rendere più visibili i margini della carreggiata, soprattutto in gallerie a senso unico, deviazioni o strettoie. Non divide le corsie, aiuta il conducente a leggere meglio il bordo della strada. Quando lo vedi, mantieni una traiettoria regolare e non avvicinarti troppo al margine. Il pannello integrativo raffigurato indica una zona dove nevica spesso. Falso. Qui l'errore è pensare al clima, non alla strada. Il pannello non dice semplicemente che in quella zona nevica spesso. Sotto il segnale di strada sdrucciolevole, indica un pericolo concreto dovuto alla presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata. Anche se non nevica in quel momento, bisogna rallentare, aumentare la distanza e usare sterzo, freno e acceleratore con dolcezza. Il conducente deve regolare la velocità in relazione alla propria abilità alla guida. Falso. Questa è una trappola classica. Sentirsi bravi non basta. La velocità non si sceglie in base all'abilità personale, ma in base al traffico, alla visibilità, al meteo, alla strada, al veicolo, al carico e alle condizioni psicofisiche. Anche un conducente esperto deve sempre poter controllare il veicolo e fermarsi nello spazio visibile. Ricorda, non conta quanto si è bravi, conta se ci si può fermare in sicurezza. Se hai sbagliato qualcuna di queste domande, non preoccuparti. Sono proprio quelle che mettono più in difficoltà molti candidati all'esame. L'importante è capire la trappola e ricordare la regola corretta, perché spesso basta un dettaglio per cambiare completamente la risposta. Scrivi nei commenti quante risposte hai indovinato su 10 e se vuoi continuare ad allenarti, guarda anche il prossimo video con altre domande difficili della patente B.